Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Si respira un'aria di cambiamento. Dopo 3 mesi di pause in Svizzera è giunto il momento di condividere alcune novità con voi. Ma prima di tutto riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Bene, siamo arrivati all'ultimo weekend di permanenza qui in Svizzera, non ci sembra ancora vero, siamo rimasti qui per 3 mesi, sono stati 3 mesi abbastanza intensi, siamo riusciti a mettere un po' di soldini da parte, era la cosa che ci interessava maggiormente, abbiamo fatto comunque una bella esperienza lavorativa e adesso siamo pronti per tantissime nuove avventure e dobbiamo realizzare un po' di progetti che vi mostreremo più avanti, a breve comunque, non vediamo l'ora. E c'è Sebastiano che anche lui sta fremendo per la partenza e indovinate dov'è? Sta sistemando la cabina per la partenza, sta controllando le tavole, sta controllando che tutto sia al suo posto. Che fai? Preparando il camion per la partenza perché dobbiamo ancora lavorare 2-3 giorni. Però non avremo tempo la sera per preparare il camion, quindi sto preparando adesso, così mercoledì appena finiamo ce ne andiamo. Il giorno prima della nostra partenza i colleghi hanno organizzato una cena di saluti. Ci ha fatto tanto piacere. Abbiamo assaggiato tantissime delizie, poi è arrivato il momento di partire. Ciao. È andata! Finito! Dopo 8 mesi si ritorna a casa! In tarda serata siamo arrivati in Italia e ora vi sveleremo la prima novità. Abbiamo appena recuperato una delle novità che non vi abbiamo detto all'inizio. Adesso ve la faccio vedere. Ta-da! Quindi cosa accadrà adesso? Sebastiano andrà avanti col camion e io lo seguirò col furgoncino e questo furgoncino arriverà in Sardegna e poi da lì proseguiremo con le successive novità. La nostra casetta è lì, il furgoncino è qui. Adesso ci rimettiamo in strada. L'abbiamo soprannominata Titti. Immaginate per che cosa? Per il colore. Comunque adesso stiamo controllando la pressione delle gomme perché ci sembravano un po' basse prima di rimetterci in strada perché abbiamo un bel po' di chilometri da fare oggi, ma li divideremo in 2 tempi perché dobbiamo arrivare fino in Toscana. Ci sono più o meno 400 km, ma non abbiamo voglia di stancarci troppo, quindi facciamo un po' di chilometri oggi, un po' di chilometri li faremo domani. Ci sono 40 gradi senza aria condizionata in mezzo al traffico. Terribile. Le temperature erano davvero alte, quindi abbiamo preferito fermarci in un autogrill durante le ore più calde della giornata. Follow your heart. What do you say? Abbiamo dormito in una stazione a 1000 metri abbastanza bene perché con le temperature di ieri ci voleva proprio una notte al fresco e adesso ci stiamo rimettendo in viaggio e stiamo andando in direzione Livorno. Changes so fast like a cup. Come si suol dire, si torna dove si sta bene. Ed eccoci qua a Santa Maria Monte, c'è un caldo esagerato. Oggi prima giornata in Toscana da Eurotrack, Eli ve l'ha già detto, siamo venuti a trovarli innanzitutto e poi il furgoncino c'era da fare un check perché ha 2 o 3 cosette da sistemare e quindi oggi abbiamo dato un'occhiata, poi lunedì vedremo cosa fare. Era la frizione, ma pensavamo alla frizione, invece Oleg ha controllato e sono i leveraggi della leva del cambio che hanno gioco e quindi non fanno entrare le marce nel modo giusto. Quindi lunedì vediamo se riusciamo a risolvere la cosa e la frizione l'abbiamo ordinata, quindi la cambieremo, che male non gli fa. Questa sera, primo giorno, siamo stati invitati da Dennis e Romina a cena.
Ci hanno accolto come una famiglia, dedicandoci del tempo attorno a un tavolo. Il bello del viaggio è che si incontrano anime bellissime e non bisogna andare necessariamente dall'altra parte del mondo per incontrarle. Il giorno poi alla fine non c'era luce. Ma mangi? Mi sono sentito in soggezione, erano tutti con la forchetta al coltello per letto. Ho visto a lei e poi. No, io ho detto ascolta, te mangio io. No, mangio mai uno con la forchetta. È buonissima. Buongiorno. Siamo in Toscana ormai da un paio di giorni. Passato il weekend di mezzo. Sabato eravamo a cena insieme a Dennis, Romina, la famiglia, tutti assieme. Bellissimo, una bellissima serata. E oggi, ieri siamo venuti a dormire qui in questo posto un po' in mezzo alla natura. Sembrava tranquillo ieri, in realtà stamattina c'è un sacco di traffico. Si chiama Monte Falcone questo posto, però c'era un po' di ombra e siamo riusciti a stare un po' al fresco, quindi per quello è andato bene. Oggi lunedì torniamo in officina così da sistemare il Vito, quindi ora accendo il camion e ci avviamo verso l'officina. Bene, sono nel Vito, sto aspettando Oleg che venga per smontare il leveraggio del cambio sul cambio. L'altro giorno abbiamo già provato a regolarlo sulla leva del cambio all'interno del mezzo, ha migliorato, però bisogna andare a lavorare sul cambio, quindi sto aspettando a lui. Nel frattempo provo a fare un altro lavoretto che c'è da fare, quindi smontare il sensore della velocità del contachilometri. Qui è dove siamo andati ad agire l'altro giorno, dove ha agito Oleg che ha sistemato appunto le due regolazioni che ci sono da sotto. Questa è qua una e l'altra non si vede, ma è lì a fianco. Ora di pranzo con Oleg abbiamo guardato la boccola del leveraggio del cambio e l'abbiamo girata, ma niente, continua a grattare, quindi di pomeriggio facciamo la frizione, tanto l'abbiamo ordinata e tanto vale farla. Quindi di pomeriggio facciamo la frizione sperando di risolvere il problema di queste due marce che grattano. E ora siamo in camper al caldo, c'è caldo, e li sta preparando qualcosa da mangiare. Pomodori, mozzarella e hamburgetti vegetariani. Il cambio da regolare, invece gratta, quindi o è la frizione o è il cambio. Però si fa così che non si cambia la frizione siccome l'ho ordinata, e se per caso è il cambio poi lo cerco e lo cambio giù, tanto vedo com'è. Secondo giorno con il Vito sul ponte. Ieri alla fine con Ismael abbiamo smontato tutte le parti che impedivano di tirare giù il cambio per andare a sostituire la frizione. Poi lui se n'è andato, ho continuato io a cercare di smontare il più possibile e oggi riprendiamo i lavori. Isma sta rimontando alla frizione nuova,
Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Eli ha lavato il furgoncino. Bello pulito. Dopo aver finito i lavori, alla fine abbiamo fatto un reglaggio alle leve del cambio, Oleg, al leveraggio del cambio, poi si è cambiata la frizione e le cuffie del semiasse, che erano, una era completamente andata, l'altra era molto secca, quindi l'abbiamo fatto. Buongiorno, notte al porto infernale, non si è dormito niente, ma proprio niente. C'era stamattina alle 5:30 mi sono svegliato dopo una notte completamente sudato e alle 5:30 c'erano 30 gradi fuori. Ora ci abbiamo verso il check-in, in coda per i biglietti. Eli è andata avanti col furgoncino, io sono un po' dietro. Adesso ci si imbarca per Olbia. Lasciamo la Toscana. È stato un vero piacere passare di qua, come ogni volta. Il passaggio dalla famiglia Eurotrack è sempre piacevole.